Salve amici miei, buona giornata a tutti. Oggi vi propongo una deliziosa pietanza della tradizione siciliana, i carciofi alla villanella. È un piatto molto semplice, con pochi ingredienti, ma di una bontà unica. Quindi non perdiamo tempo, iniziamo subito questa semplice e buona preparazione. La prima cosa da fare è tostare il pangrattato. Questo serve per il ripieno dei carciofi. Quindi mettiamo sul fuoco una padella, aggiungiamo un filino d'olio, lo facciamo riscaldare e aggiungiamo il pangrattato. Facciamo rosolare il pangrattato rigirando spesso. Ok, il pangrattato si è tostato, adesso spengo la fiamma, lo faccio leggermente raffreddare. Intanto che il pangrattato si raffredda, tritiamo finemente un mazzetto di prezzemolo, che naturalmente è stato prima lavato e asciugato. Tritato il prezzemolo, lo versiamo direttamente nel pan grattato. Facciamo la stessa cosa con lo spicchio d'aglio. Andiamo a tritare finemente. E anche l'aglio è pronto per essere versato nel pangrattato. E adesso tocca ai filetti di acciughe, che dovranno essere tritati finemente anch'essi. E anche le acciughe sono pronte per essere versate nell'impasto. Mescoliamo l'impasto aggiungendo anche un filino d'olio, poco. Benissimo. L'impasto è pronto, lo mettiamo da parte e ci dedichiamo ai carciofi. Prendiamo un carciofo, togliamo le foglie, quelle lì più dure, in eccesso. Poi ognuno decide di utilizzare i carciofi che ha a disposizione, quindi se siamo in Sicilia è un conto, se siamo in Campania è un altro, insomma i carciofi sono sempre carciofi, sono buoni lo stesso. Va bene, detto questo, togliamo, come ho detto prima, le foglie, quelle lì un po' più dure, e lasciamo, ecco qui, vedete? Non dobbiamo eliminarle tutte, mi raccomando. Con un coltellino puliamo il gambo. E poi tagliamo la parte iniziale del carciofo, così, quindi la punta praticamente. Ecco qua. Fatto questo, allarghiamo un poco i carciofi. Opla. Una volta aperto il carciofo,
si farcisce in questo modo. Prendiamo un cucchiaio di impasto e lo mettiamo all'interno e pressiamo, allarghiamo, facciamolo penetrare il più possibile. Semplice, no? I carciofi sono stati tutti farciti ed ora in una pentola capiente li distribuiamo tutti quanti in piedi, così, mi raccomando, non facciamoli cadere, però vabbè, insomma, non fa niente, cerchiamo di tenerli un po', in questo modo. Ecco qua. Mi raccomando, fate attenzione perché è un po', diciamo, un'operazione un po' non difficile, però è un po' rompiscatole. Quindi fatevi aiutare magari a sistemare bene i carciofi. Detto questo, adesso su ogni carciofo io metto un filo d'olio, in questo modo, anche un po' sotto la pentola, aggiungo dell'acqua sul fondo e su ogni carciofo metterò dei pezzetti di formaggio. Io sto utilizzando del provolone, diciamo che la ricetta originale prevede o la tuma o il primo sale, però magari tanti di noi non hanno a disposizione perché non è facile reperirlo. Quindi io aggiungo il provolone dolce che sicuramente sarà all'altezza di questo piatto. E quindi facciamo così. Sempre con attenzione, mi raccomando. Benissimo, i carciofi sono pronti per essere messi sul fuoco e cucinati. Ho messo sul fuoco la pentola, copro con il coperchio e lascio cuocere il tempo necessario. Ed ecco qui, dopo 45 minuti i nostri carciofi sono pronti. Sono profumatissimi, morbidi e buoni. E adesso con questo buonissimo profumo non mi resta che assaggiarli. Buonissimi, cari amici, è veramente un piatto delizioso e vi consiglio di provare. E che dire, io vi saluto, vi aspetto alla prossima ricetta, spero che questa sia stata di vostro gradimento e come dice sempre zia Franca, io vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da zia Franca.